Questa è la terza parte del video che abbiamo realizzato all'agriturismo Al Maso di Camerata Cornello. Guarda i primi due video che ti faranno venire l'acquolina in bocca grazie ai piatti che prepara Roberto, il titolare. Avevo deciso di non mettere più piede in una banca tradizionale, quindi ho invitato un consulente di Banca Mediolanum in questo posto per vedere se riusciva a convincermi ad aprire un conto corrente. Guarda com'è andata a finire. Vi ho portato della carne secca di puledro, Bellissimo. accompagnata con delle mele alla grappa e miele. E adesso in fundus prendo queste. Sono le delizie del Maso, che sono dei crauti con le mele, a volte in una polpettetta affumicata, della salsiccia, a volte anche questa in pasta sfoglia, e delle crecche di grana e frutta secca. L'aspetto che mi è sempre mancato nei rapporti con le banche è la possibilità di avere un rapporto umano e personalizzato. Per questo ho voluto capire se Banca Mediolanum è veramente, come dice una vecchia pubblicità, costruita intorno a te. C'è una differenza abissale tra il dialogare con un addetto dietro al bancone di una fredda filiale di una banca e la possibilità di chiedere informazioni a qualcuno che viene a casa tua o a cena, come in questo caso. Prendiamo ancora un goccio di bianco, con l'antipasto, poi il rosso lo passerei con Con la polenta. Allora, hai fatto un quadro molto particolare e hai parlato anche di cose molto tecniche. E questo mi fa pensare una cosa, no? Il fatto che molto spesso noi non abbiamo conoscenze sufficienti per affrontare anche argomenti che fondamentalmente poi riguardano la nostra vita. Ad esempio, uno ha dei risparmi, mi dici tu, li lascia sul conto corrente o così via. Potrebbe investire in un certo modo, eccetera. L'esempio che hai fatto della piramide, così. Ma nessuno le spiega queste cose. Uno non le sa. Quindi il fatto di poter avere qualcuno che in modo molto semplice ti dà delle indicazioni, ti dice guarda che questo è uno strumento che serve a questa cosa qua, questo è uno strumento che serve a quest'altro, ti apre le porte a tante possibilità che nemmeno avevi preso in considerazione, perché se non le sai le cose, no? Secondo me è fondamentale questa cosa qui. L'educazione è proprio far sapere delle cose partendo dal basso. Per me questa è una sorpresa, no? Il fatto di avere qualcuno che ti dice proprio, ma guarda, non hai mai pensato che questa cosa qui potresti prendere in considerazione questo piuttosto che quello là, o il fatto di dire ok, hai dei figli, pensiamo anche, ovviamente nessuno se li augura, però possibili imprevisti che possono sempre capitare, no? Per cui come ci si può cautelare nel modo migliore, evitando anche di farsi fregare, perché oggi lo sappiamo benissimo che è una giungla, no? Per cui non è difficile a magari incappare in qualcosa, perché magari per sentito dire, no? L'amico che ti dice ma guarda che se fai quella cosa lì quindi avere qualcuno di cui fidarsi, che non è quello che stava una volta dietro il bancone freddo, no? Che era lì ma qualcuno con cui puoi parlare, come stiamo parlando io e te stasera qui a cena, no? Secondo me è qualcosa che molti non conoscono. Io stesso non ho mai avuto occasione di parlare con un consulente come te, no? In una situazione del genere. cioè ormai con i clienti si è instaurato questo rapporto proprio ormai di familiarità, come ti ho detto, no? Il rapporto col cliente, quando è impostato in maniera onesta e corretta, dura. Solo nel momento in cui c'è qualcuno che ti spiega determinati aspetti che fanno parte della tua vita, tu non li hai mai presi in considerazione, Certo. ma condizionano la tua vita, perché quando vai a prendere la pasta, se è aumentata in questo periodo, quando vai a fare benzina e così via, e dipende da questo che stai dicendo tu, Quando no? ti ritirerai. Michele mi ha anche chiarito alcuni aspetti riguardanti l'importanza di cautelarsi nei confronti di imprevisti e anche di pensare alla propria vecchiaia. A lavorare e Gli vorrai aspetti. mantenere il tuo tenore di vita. Esatto, Cioè, tutte se queste tu non cose ci qui. io quando ho Ma cominciato a guarda, lavorare nel 79, mi ricordo, è venuto il mio capo ufficio, io ero un impiegato. Io nel 79 avevo 18 anni. Ok? Questo arriva e mi dice: allora ti spiego, questo qua è il tuo fondo pensione, ma secondo te io a 18 anni pensavo quando avrei avuto 60 anni, ma io mi vedevo che 60 anni erano lontano chissà quando. quando. Certo. Oggi io ho 60 anni. Oggi io mi sento un sessantenne che fa ancora 12.000 km in bicicletta, mi sento ancora un ragazzino, ma gli anni sono passati. Però vedi, io mi sento ancora un ragazzino, e forse lo sono anche, per carità, però il concetto qual è? Che la vita passa. Se non ci pensi per tempo, quello che la gente non riesce a comprendere è che ti trovi in 2 minuti
È vero. Altro elemento molto importante, il fatto che spesso crediamo di conoscere aspetti essenziali dell'economia che influenzano la nostra vita. Molto spesso però le nostre conoscenze sono limitate e avere qualcuno che ci può veramente aiutare è estremamente utile. Ti volevo dire appunto, era questa cosa qua, per cui se una persona non ti si mette al tuo fianco e ti aiuta, perché poi chiaramente le persone non le potrai aiutare tutte, perché ti faccio un esempio, in questi giorni ho conosciuto una signora, mi ha spiegato che c'è una sua amica che dice che le banche sono tutte ladre e che lei perde i soldi perché le banche le stanno facendo, loro sapevano che c'era questo e con i suoi soldi ci guadagnano. Poi ci sono cose che molto spesso non consideriamo quando ci rivolgiamo ad una banca per chiedere un finanziamento o un mutuo. Che mi rendo conto che molta gente non ha le conoscenze Sono basiche. d'accordo, ma E avere qualcuno che ti può aprire gli occhi guarda che è basilare su che ti può tutto. aprire gli occhi, può essere anche qualcuno che ti dice di non indebitarti. Certo, Ti che faccio ti, un dà le, esempio. cioè, che ti dà le informazioni Io utili. delle volte propongo delle operazioni di finanziamento in banca e molte volte le accettano, qualche volta mi dicono di no. Io conoscevo una persona che lavorava alla nostra area crediti, no? E perché delle volte uno non capisce il logico. Prima di tutto deve pensare che la banca presta i soldi degli altri. Punto uno. Se li presta male, abbiamo visto i casi della Popolare di Vicenza, Veneto Banca. Scusa se ti interrompo. Questa cosa l'avevo già sentita, un'intervista dal tuo AD che parlava proprio di questa cosa, no? Che diceva, la gente pensa che la banca presti i soldi della banca. Presta i soldi degli altri. In realtà, ma questo è un equivoco. Cioè, È un equivoco. È come se io venissi da te e ti dico, scusa, tu mi dai 10 milioni che li devo prestare a uno che non te li renderà mai? Dici, scusa, ma ho detto che uno dei requisiti fondamentali per prestare i soldi a una persona è che avesse un reddito per restituirli, perché se no è meglio che prendi i suoi soldi, perché se tu li presti a uno che dice, guarda, io mi voglio indebitare perché poi tanto te li restituirò, gli stai facendo del male, perché quello lì un giorno magari gli va bene, ma se gli va male gli hai rovinato una vita. Sì, ma è vero. Abbiamo quindi parlato anche dell'importanza di avere un consulente che ti conosce bene e che ti può anche aiutare, ad esempio, in alcuni aspetti che riguardano una piccola attività in un'area rurale. Ma se tu non conosci la sua famiglia, non conosci i suoi progetti, lui magari ha un progetto di far crescere il suo maso in maniera importante perché ci tiene, e se non ti metti al suo fianco a dirgli, ma proviamo a ragionarci insieme, poi magari mi dici, no guarda, io non la penso, Sì, certo, però poi uno va è un parere in più. Certo, chiaro, ma infatti questo è estremamente E importante. questo è il vero lavoro, proprio andare a conoscere il cliente, andargli a conoscere i suoi obiettivi, affiancare la banca, è uno strumento che ti permette di realizzarla. Allora, queste sono delle confetture, delle mostarde che facciamo noi da abbinare insieme, a mangiare insieme ai formaggi. Abbiamo una confettura di pesche e fiori di lavanda, susine e zenzero, uva fragola e vino rosso e una mostarda di pomodori verdi. Questi sono i formaggi, sono formaggella fresca di capra, formaggella fresca di vacca, bianco di capra che è un taleggino e caprino, crema al pistacchio e blu di capra che è un gorgonzola di capra. E qua abbiamo delle cipolle all'agrodolce con aceto balsamico e lì una paesana di verdure da mangiare insieme. Poi precisiamo che saltiamo il risotto perché siamo esagerati questa sera, giusto? Va bene. Giusto? Però chi vuol venire qui ovviamente avrà un menù molto, Il risotto che era? molto più completo di quello che Risotto facciamo. era Alle pere, speck e grappola William. per Grappa Williams. E quindi lo mangiamo la prossima volta, Certo, così poi vieni abbiamo un motivo in per bicicletta, tornare. in bicicletta, Sì, poi però dopo- arrivo fino in cima, scendo con accompagnato perché io non Però scendo. c'è ancora lo stinco e la polenta. Ah, lo stinco mica da andare a casa con fame, come dicono dalle nostre parti. Esatto, è vero. Il motto del Maso è fai sta becca e turna. Ok. È anche il nostro motto, giusto? Poi siamo arrivati agli aspetti pratici riguardanti l'apertura di un conto corrente con Banca Mediolanum, sia per un privato che per un'azienda. Innanzitutto, come dice la nostra attuale pubblicità, abbiamo due tipi di conto: un conto selfie che te lo fai da solo e viene un po' in aiuto, oppure diciamo in assistenza alle nuove generazioni, che per il quale la banca non è come era per noi, ma è questa cosa qua. Poi si può fare anche il mutuo selfie, no? Ti fai tutto da solo, oppure decidi di avere bisogno di un consulente e a questo punto passi a un upgrade del conto. Il conto il primo anno è completamente gratuito, poi dopo ci sono delle leve che ti permettono di mantenerlo comunque sempre gratuito: l'accredito dello stipendio, delle utenze, un piccolo investimento, un mutuo, cioè ci sono delle cose che
che la maggior parte della gente mantiene come comportamenti normali, ti permettono di avere comunque la gratuità del conto corrente. Ti ricordo che il conto corrente poi ha a disposizione il numero verde, soprattutto non nel conto self ma nel conto quello col consulente, che a mio parere... No, scusa se ti interrompo un attimo, non ho capito bene. Allora uno apre il conto, come lo apre? Lo apre online? Lo può aprire online, lo può aprire anche col consulente. Cioè, se tu mi dici vai da un mio amico a aprire il conto, io ci vado. Perfetto, tu vai lì e gli fai la cosa. Ti segnalo un mio amico che vuole aprire il conto corrente, vado, glielo apro. E si apre tranquillamente. Poi c'è invece quello che magari, sai, c'è un pubblico di persone che vuole aprirsi il conto corrente da solo. Cioè ci sono tanti ragazzi, tante persone di nuova generazione per i quali la banca non è più un locale austero, ma è un servizio, è un utilities. E quindi ti fai tutto da solo. Poi nel momento in cui hai bisogno fai l'upgrade, chiedi il tuo intervento perché ha bisogno di... Tornando al mondo dell'imprenditore, tu mi facevi una domanda di cosa possiamo fare noi per le aziende. Per le piccole aziende soprattutto, come quelle che costituiscono il tessuto economico di una valle, come può essere questa. Un paio di progetti. Il primo è che noi abbiamo messo appunto un conto completamente, veramente gratuito per le ditte individuali e le partite IVA. Perché noi siamo una banca che è nata per la famiglia, quindi abbiamo adeguato il modello al modello famiglia. Cioè, quindi c'è la ditta individuale, la partita IVA che vuole avere un suo conto con tutti i nostri servizi, quindi il numero verde, l'assistenza, gli sportelli intese, poste che fanno da sportelli fisici per noi del versamento o del prelevamento quando non usi il bancomat. Ora in questo caso noi abbiamo fatto una divisione che si occupa di aiutarle a approdare al mercato dei capitali, cioè invece di finanziarsi sempre attraverso il classico canale bancario, cioè il fido, il prestito, con la garanzia, mica la garanzia, la fideiussione, proviamo a rivolgerci al mercato e questo aiuta loro a avere una certa visibilità sul mercato internazionale e ad avere anche raccogliere dei capitali pur tenendo la maggioranza dell'azienda, quindi non cedono il controllo dell'azienda e a raccogliere capitali o sotto forma di aumento di capitale, quindi partecipazione azionaria, oppure con dei mini bond emettono dei prestiti obbligazionari e si finanzia. Poi stiamo lanciando in collaborazione con Eurizon Intesa un fondo che investe nelle piccole e medie imprese non quotate. Quindi andiamo a cercare direttamente o indirettamente delle piccole e medie imprese non quotate da mettere in questo fondo che dura 10 anni, e i 10 anni sono 10 anni, perché se dai soldi a una non quotata devi dargli il tempo di realizzare i suoi progetti, ma ci aspettiamo un ritorno atteso medio anno molto alto. Perché sfruttiamo la legge sui PIR, non so se tu sai cosa sono i PIR, i piani individuali di risparmio. I piani individuali di risparmio sono nati nel 2017 per far avere i soldi alle piccole e medie imprese, quotate o non quotate, e hanno questo vantaggio: ogni famiglia può mettere per codice fiscale fino a 40.000 euro all'anno e se stanno investiti per 5 anni non pagano la ritenuta fiscale del 26% sui guadagni. Sono completamente fuori dall'asse ereditario, per cui non entrano in imposto successione, e invece i PIR, quelli dei 10 anni, quelli non vendibili, le eventuali perdite che hanno escluso che ci possono essere in un periodo così lungo possono anche essere portate in una certa percentuale in detrazione dalle imposte sui redditi. Questo sta facendo far decollare molto il settore e adesso questo settore la gente sta cominciando a capirlo. Ma come sempre è una questione di educazione finanziaria, cioè aiutarli a fare dei mattoncini per capire come puoi avere dei vantaggi fiscali e dei vantaggi finanziari. È essenziale, torniamo al discorso che facevamo prima, anche perché tu hai fatto adesso degli esempi di aziende che possono essere anche quotate in borsa così. Io ti parlo di realtà molto più piccole, però piccole aziende che comunque hanno un fatturato, non stiamo parlando di qualcosa. E tutti questi strumenti non li conoscono assolutamente, non li conoscono. E quindi magari può essere molto interessante anche trovare il modo per riuscire a raggiungerle. Infine abbiamo parlato del fatto che spesso si pensa che gli argomenti banche, risparmi, investimenti siano riservati esclusivamente a chi ha grosse disponibilità finanziarie. E vedo anche tante persone che fanno fatica perché magari sono monoreddito e hanno dei figli da mandare a scuola e che riescono anche delle volte a mettere via dei soldi con dei piccoli piani di accumulazione
mensili, non obbligatori ma facoltativi, e riescono a mettere dei capitali che poi da cui nel tempo hanno delle soddisfazioni. Vedo persone magari che riescono a fare, io vedo gente che veramente lavora, risparmia, anche con pochi redditi, ma che fanno la casa per i figli, cioè, perché comunque la gente che ha voglia di risparmiare, di fare i sacrifici c'è ancora. E il nostro compito è anche mettergli a frutto quei sacrifici lì. Io ho provato a spiegare a queste persone, per esempio, il beneficio di un piccolo piano di accumulazione finanziaria tutti i mesi, sai? Uno che avesse poca disponibilità e così decide di aprire un conto corrente per quella che è la normale attività e poi vuole accantonare qualcosa. C'è un limite, uno può dire ma io voglio fare un piano che mi permetta di accantonare, che so, 200 euro al mese. È possibile farlo? Certo. O ci sono... Certo, e quella persona si deve rendere conto che quei 200 euro al mese messi via per 10 anni possono veramente in certe situazioni di mercato anche raddoppiare. Ma ti stavo facendo lo stesso esempio. Magari tu, sai, delle volte, quando stai bene, non dai importanza alle cose, no? Quando si sta bene, magari metto via 100 euro al mese, cosa vuoi che sia, cosa me ne frega, no? Ci sono quei ragionamenti lì. Invece, primo è sbagliato, perché i 100 euro al mese messi via sono sempre messi via. E secondo, ci sono delle persone per le quali 100 euro al mese sono importanti e vanno considerati tanto quanto quelli che hanno magari i milioni da investire. Meritano tutte e due la stessa attenzione. Non siamo una banca che se guardiamo al profitto a tutti i costi, guardiamo al profitto sì, ma con umanità. Quindi sai, ogni cliente ha diritto ad avere un suo consulente che lo aiuti a realizzare i suoi sogni, che sono importanti tanto per quello che c'ha i miliardi o i milioni, perché per lui, perché questa persona aiutata può raggiungere i suoi obiettivi ed essere felice. Allora vi lascio la polenta con salmone spinato di Gandino. Invece questo è lo stinco caramellato col miele, la birra rossa e la paprika dolce. Buon appetito ancora. Non ho parole. Vai. No, io non ce la faccio a mangiare uno stinco intero. Tagliamo la metà io e te. Lo stinco devi mangiarlo. No, intero non posso, non ce la posso fare. Io sul nocino non mi tiro indietro, mi dispiace, ma va così. Va bene, assaggiare. Tu, Millennials, cosa vuoi? Il nocino o la grappa? Nocino. No, non parla più, indica solamente. No, avevo la bocca piena. Ecco. Non è educazione. No. Te vuoi mezzo bicchiere, un goccio? Mezzo bicchiere, dai. Non mangia formaggio, ma il nocino ci dà dentro, Siamo di Un mezzo bicchiere di quello grosso lui vuole, non questo qui piccolo. Siamo valligiani, è normale. Insomma, la serata è stata davvero molto piacevole ed interessante e alla fine Michele è riuscito a convincermi a diventare cliente di Banca Mediolanum. Ritorneremo sicuramente anche da Roberto all'agriturismo al Maso per assaggiare altri piatti squisiti. Se vuoi farlo anche tu, ricordati di prenotare con anticipo perché i posti sono limitati. Metti un like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale Rurale Digitale. Attiva la campanella per sapere quando uscirà un altro video con argomenti che riguardano la possibilità di vivere e lavorare in aree rurali in modo piacevole ed appagante. Nel frattempo guarda anche questi video, facci sapere cosa ne pensi lasciando un commento e condividi.